Le sagome della prima squadra navale della Regia Marina Italiana si stagliano imponenti all'orizzonte. Un pallido sole invernale sta per sorgere, tingendo di rosa le rade nubi. Le acque tranquille del Mediterraneo sono solcate dalle 22 prue della Forza Navale Italiana. Sul ponte di comando della corazzata Vittorio Veneto, l'ammiraglio di squadra Inigo Campioni attende notizie dalle vedette che scrutano incessantemente l'orizzonte verso ovest e verso sud. Dalle informazioni ricevute si prevede l'arrivo di una potente flotta britannica. È comandata dal viceammiraglio Lancelot Holland, le cui navi provengono da Alessandria e da Gibilterra per scortare un convoglio di mercantili diretto a Malta. Poco dopo i primi avvistamenti, portata dal vento, arriva anche l'eco lontana dei motori delle navi nemiche. Presto questa calma sarà spezzata, persino le onde sembrano trattenere il respiro. Le due flotte si avvicinano sempre di più, pronte a darsi battaglia, in uno scontro che deve decidere il controllo delle rotte marittime strategiche del Mediterraneo. L'elettricità nell'aria cresce con ogni minuto che passa, fino a quando il bagliore del primo colpo di cannone lampeggia nell'aria come un fulmine, seguito poco dopo da un tuono profondo. La battaglia di Capo Teulada è iniziata. Fino all'attacco della notte di Taranto, gli italiani si erano accontentati di lasciare la propria flotta in porto e di usarla come una minaccia contro il naviglio britannico, una strategia nota come Fleet in Being, cioè flotta in essere o flotta in potenza. Dopo Taranto, gli italiani comprendono che la loro flotta non è più al sicuro nei porti di quanto non lo sia nel combattimento in mare aperto ed iniziano ad usare le unità in vere azioni di guerra. La notte del 17 novembre 1940, l'azione della squadra navale italiana, che comprende le due corazzate Vittorio Veneto e Giulio Cesare, insieme ad altre unità, porta al fallimento dell'operazione inglese volta al rifornimento dell'isola di Malta. Le navi italiane costringono ad una precipitosa ritirata la formazione navale nemica, composta da 2 portaerei e da un incrociatore da battaglia, causando tra l'altro la perdita per esaurimento di combustibile di 9 velivoli britannici lanciati prematuramente. Questo scontro compromette considerevolmente i piani britannici per organizzare un ulteriore convoglio di rifornimenti all'isola, costringendo la Royal Navy a far ritentare un vasto schieramento di forze, tra cui una portaerei, 2 corazzate, 7 incrociatori e 12 unità di scorta. Pochi giorni dopo, il convoglio proveniente da Gibilterra viene avvistato dagli italiani, che escono nuovamente in mare per intercettarlo. La Mediterranean Fleet quindi fa salpare da Alessandria la Force D, costituita dalla vecchia corazzata Ramillies, dall'incrociatore pesante Berwick, dall'incrociatore leggero Newcastle, dall'incrociatore leggero contraereo Coventry e da 5 cacciatorpediniere, il Defender, il Gallant, il Greyhound, il Griffin e il Hereward. La Force H, partita da Gibilterra al comando dell'ammiraglio James Somerville, a sua volta si articola in Force B, alle sue strette dipendenze, e Force F, guidata dal viceammiraglio Lancelot Holland, l'incrociatore da battaglia Renown e la portaerei Ark Royal, che imbarca gli Squadron 800, 803, 810, 818 e 820. La scorta è costituita dagli incrociatori leggeri Sheffield e Dispatch e dai cacciatorpediniere Faulkner, Firedrake, Forester, Fury, Encounter, Duncan, Wishart, Kelvin e Jaguar. La Force F, infine, comprende gli incrociatori leggeri Manchester e Southampton, accompagnati dal cacciatorpediniere Hotspur. Supermarina dirige la seconda squadra navale dell'ammiraglio Angelo Iachino, con 3 incrociatori pesanti della prima divisione, il Pola, il Fiume e il Gorizia. Lo Zara invece si trova in cantiere per lavori e sono scortati dalla 9ª squadriglia,
l'Alfieri, l'Oriani, il Carducci e il Gioberti, insieme a 3 della terza divisione, il Trieste, il Trento e il Bolzano, scortati dai cacciatorpediniere della 12ª squadriglia, il Lanciere, l'Ascari e il Carabiniere. Campioni, inoltre, decide di rimanere a una distanza tale dalla Sardegna che gli consenta di usufruire dell'ombrello della Regia Aeronautica. L'Aeronautica della Sardegna, l'ASAR, dispone del terzo gruppo caccia terrestre, con 28 caccia Fiat CR-32 e dei gruppi 27°, 28° e 38° del 32° Stormo, equipaggiati con i bombardieri Savoia Marchetti SM-79. Vi sono anche i gruppi 93° e 94° del 31° Stormo con gli idrovolanti da ricognizione e bombardamento Kant Z506 e la 124° Squadriglia Autonoma Osservazione Aerea con gli IMAM RO-37, più alcuni ricognitori e aerei di appoggio di diverso tipo. Nel confronto tra le due armi, la componente navale è quella decisamente più moderna e, tra le due marine avversarie, è quella italiana ad avere le unità più aggiornate. Va notato che da parte italiana vengono così impegnate praticamente tutte le maggiori unità ancora efficienti della Regia Marina, rimaste disponibili dopo le gravi perdite subite a seguito dell'attacco dei siluranti Swordfish inglesi contro la base navale di Taranto, dove erano ancorate, tra le altre, le corazzate Cavour e Littorio. Il 27 novembre 1940, alle 11:45, Somerville è informato della posizione della squadra di Campioni, dalla quale dista circa 80 km. L'ammiraglio inglese è preoccupato per la superiorità della flotta italiana.